Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme un nuovo progetto. Un progetto che ha pochissimo uncinetto ma comunque una borsa che molte vorrebbero provare a realizzare ma non sanno mai da dove partire. In passato ho già realizzato una pochette su rete canvas preformata, magari vi lascio il link nel box informazioni qui in basso. Questa volta mi sono messa alla prova con una versione più grande, ho cambiato ovviamente disegno ma restando comunque sempre sul semplice. Sono molto soddisfatta del risultato. Se volete provare a realizzarla anche voi potete ovviamente seguire il tutorial e acquistare il kit materiali completo disponibile sul sito di Tutti a Mano Luisa. Trovate tutte le info nel box informazioni qui in basso. Ovviamente questa è la rete preformata più grande, delle dimensioni più grandi, ma c'è anche una versione media e piccola, quindi se magari volete mettervi alla prova ma non volete partire proprio dalla versione più grande c'è anche una versione più piccola. Comunque non ci perdiamo in chiacchiere, vi ho mostrato tutti i passaggi durante il tutorial, vi ho mostrato anche in modo molto sbrigativo come ho foderato, quindi spero che questo progetto, questo tutorial vi piaccia. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial. Come sempre per voi è super gratuito, per me è un supporto immenso. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzeremo una rete preformata canvas grande, cordino piattina Ares, nel mio caso colore verde militare, una chiusura a girello, 2 ponticelli, 115 cm di catena con moschettoni, tessuto per fodera, uncinetto 2,5, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Dunque partiremo dalla parte interna della nostra canvas, quindi non dalla parte della patella ma dalla parte che si troverà all'interno. Dovremo seguire il disegno che vi lascerò qui sullo schermo ed è molto semplice. Ci ritagliamo un pezzo di filo che sia almeno il triplo della misura della rete. Io in realtà ne ho tagliato un bel po'. Ho misurato praticamente 4 volte questa misura in modo da avere abbastanza filo per terminare una riga. Quindi partiamo subito. Il disegno, come avrete visto, è molto semplice. Partiremo esattamente da questa colonna qui, quindi questi li lasciamo liberi perché li andiamo a rifinire successivamente. Partiamo dal primo quadrato intero e i forellini che prenderemo in considerazione sono esattamente 1, 2, 3, 4, 5 e 6 per quanto riguarda il lato verticale. Inizialmente partiremo con lo stesso motivo per 2 quadratini, ma comunque il procedimento è più facile a farsi che a dirsi, quindi ci agganciamo subito, andiamo a contare 1, 2, ci inseriamo nel terzo e tiriamo fuori il filo. Ci inseriamo direttamente nel foro successivo e questo procedimento lo ripeteremo anche per una seconda volta. Quindi ora mi vado ad inserire esattamente in questo forellino qui. Quindi sono uscita da questo, rientro in quello successivo sopra. Entro poi nel foro subito in basso e questo è l'inizio. Poi iniziamo ad incrementare con i fori, quindi ora invece di uscire da questo qui esco dal quadratino subito sopra, quindi inserisco l'ago qui, poi vado a contare 1, 2 ed entro nel quadratino successivo in questo modo. Ovviamente andiamo a sistemare anche il filo in modo che sia perfetto ed ora devo andare a lavorare 2 colonne nello stesso modo entrando nell'ultimo quadratino, quindi esattamente qui.
poi conto 1, 2, 3, 4 ed entro nel successivo. Ripeterò ovviamente lo stesso procedimento, come vi ho già detto, anche per la colonna successiva. Sistemiamo sempre il filo, quindi ripeto, entro nello stesso quadratino a fianco ovviamente, conto 1, 2, 3, 4 ed entro nel successivo. Ora andiamo a scalare, quindi non entro più in questo ma nel successivo. In questo modo si creerà una sorta di rombo. Poi conto 1, 2 ed entro nel successivo. Ora per 2 colonne dovrò ripetere il procedimento che abbiamo fatto all'inizio, quindi conto 1, 2, 3, devo uscire esattamente da qui ed entro nel quadratino subito dopo. Ripeto lo stesso procedimento anche per la colonna a fianco, quindi entro qui e nel quadratino subito dopo. Quindi dovremo andare a ripetere questo procedimento per tutta la riga. Ora si incrementa di nuovo, conto 1, 2 ed entro, conto 1, 2 ed entro nel successivo. Sistemiamo sempre il filo. Ora dovrò lavorare 2 colonne uguali, quindi entro proprio qui nel primo foro, conto 1, 2, 3, 4 ed entro nel successivo. Ripeterò lo stesso procedimento anche per la colonna a fianco. Poi conto di nuovo 1, 2 ed entro, 1, 2 ed entro nel successivo. Di nuovo 2 colonne uguali contando 1, 2 ed entriamo nel terzo. Entriamo nel quadratino subito dopo e ripetiamo lo stesso procedimento anche nella colonna successiva. Quindi continueremo in questo modo fino a terminare tutta la riga e poi ci rivediamo per vedere come procedere con la riga successiva. Una volta terminata tutta la riga dovremo proseguire più o meno nello stesso modo. Io ho già agganciato un nuovo filo perché quello l'avevo terminato e dalle prossime righe in poi dovremo lavorare nello stesso modo seguendo semplicemente il lavoro che abbiamo al di sotto. Quindi qui dove abbiamo i moduli più piccoli dovremo andare a lavorare questi moduli più grandi, quindi quelli da 6 quadratini in totale. E poi si va a scalare, quindi si va a creare questo modulo proprio qui all'inizio e dove ci sono le 2 colonnine più lunghe andremo a lavorare queste più piccole e vi mostro subito come. Quindi noi siamo entrate esattamente in questo quadratino, quindi non possiamo riuscire dallo stesso quadratino. Andiamo a contare 1, 2, 3 e 4 ed entriamo nel successivo, quindi esattamente qui. Entriamo poi nello stesso quadratino in cui c'è lavorato anche il modulo più piccolo, in questo modo. Entro nel quadratino di fianco, esattamente qui, e vado a lavorare nello stesso modo, quindi conto 1, 2, 3, 4, nel successivo entro. Mi inserisco poi qui dove c'è lavorato l'altro modulo
In questo caso dovrò lavorare allo stesso modo, quindi salto 1, 2, vado nel successivo. E quando arrivo qui entro ovviamente nel quadratino già lavorato e nel quadratino subito dopo per creare il modulo più piccolo. Entro poi nel foro successivo e ripeto lo stesso procedimento, quindi entro nel foro al di sopra e questo sarà il risultato. Vedete, andiamo ad alternare i punti che abbiamo in basso, ma il procedimento resta sempre lo stesso. Quindi ora entro qui perché devo comunque seguire il lavoro che ho in basso. Poi conto 1, 2 ed entro nel successivo, foro successivo, seguendo la lavorazione che ho in basso, conto 1, 2, 3, 4, nel quinto entro. Continueremo quindi in questo modo per tutta la riga. Una volta che avremo terminato anche questa riga, il procedimento sarà molto semplice perché dovremo andare a ripetere poi la riga precedente, quindi dobbiamo andare a seguire il lavoro che abbiamo in basso e creare tutti questi rombi. Questo procedimento ce lo portiamo fino a qui, esattamente io ho messo un marcapunti per segnarmi la riga. Vedete, qui abbiamo il bordino e noi dobbiamo fermarci esattamente qui, ovviamente nella riga prima. Se preferite potete mettere un nastrino che corre lungo tutti questi quadratini così da capire dove fermarvi. Poi lavorata tutta questa parte riprendiamo a lavorare la parte del retro e patella. Per quanto riguarda tutta questa parte continuiamo nello stesso modo fino ad ultimare tutto questo pannellino. Bene, questo sarà il risultato una volta completato tutto questo pannello. Ovviamente qui ho lavorato tutti i quadratini, quindi non ho seguito lo schema, ma sono andata proprio a rifinire proprio tutto il pannello, lavorando tutti i quadratini restanti. Farò lo stesso anche sulla parte superiore, ovviamente tralasciando i laterali che faremo successivamente. Io qui mi ero messa un marcapunti per segnare il punto dove dovevo arrivare e un cordoncino per capire
dove appunto dovevo terminare con la lavorazione. Ora per lavorare l'altra parte ripeteremo lo stesso procedimento. Partirò da questo quadratino qui, quindi qui abbiamo i quadratini per la rifinitura e li tralasciamo. Poi abbiamo la prima riga di quadratini e la lasciamo stare, la seconda e la lasciamo stare, abbiamo la terza, andiamo nel primo quadratino, contiamo 1, 2, 3, 4 ed entriamo nel quinto, quindi la lavorazione resta sempre la stessa. In questo caso partiamo con la striscia più lunga, insomma, dopodiché entriamo nel foro successivo, ma quello in basso, quindi andiamo a scalare con il rombo. Contiamo 1, 2, nel terzo quadratino entriamo. E come potete vedere comunque il procedimento resta lo stesso. Quindi andremo a completare tutto quest'altro pannello nello stesso modo. Ora entro nel quadratino successivo, sempre scalando di 1 ed entro in quello subito in basso. Ripeto lo stesso procedimento perché abbiamo 2 quadratini da 1. In questo modo e poi ripeto andando a formare tutti i rombi come abbiamo fatto anche sulla parte frontale, quindi andiamo a completare tutto questo pannello e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Ovviamente anche su questo pannello dovremo tralasciare la cornicetta, quindi potete mettere un nastrino come ho fatto io su quest'altro lato per capire dove terminare. Tutti gli altri quadratini li andremo a rivestire successivamente, quindi nel frattempo ci andiamo a creare tutto il disegno e poi tutti i quadratini e gli spazi che resteranno li andremo a ricoprire al lavoro ultimato. Bene, una volta che avremo completato i 2 pannelli, quindi li avremo rifiniti al meglio, sia i punti che avevamo lasciato liberi che comunque tutto il pannello, a questo punto ci andiamo a rifinire tutta la rete, quindi proprio tutto il bordo, e lo faremo a maglia bassa. Quindi prendiamo l'uncinetto 2,5 o 2, comunque un uncinetto piccolino che passi facilmente attraverso i fori della rete. Prendiamo lo stesso filato, facciamo un cappio e ci teniamo il filo sull'uncinetto. Ci andiamo ad agganciare in un punto qualsiasi della rete, è indifferente, quindi mi inserisco all'interno di uno dei fori e vado a lavorare la prima maglia bassa. Procedo, vado nel punto successivo, quindi nel forellino successivo, e lavoro un'altra maglia bassa e continuerò in questo modo proprio per tutti gli spazi che ho qui. Quindi faccio tutto questo giro, poi in questo punto qui passo sul giro borsa, mi faccio tutto il bordo, quindi devo proprio andare a rifinire il bordo, mi devo creare comunque le asoline per poi andare a cucire e chiudere la canvas. Volendo possiamo anche cucirle direttamente con il filo senza andarle a rifinire, ma io preferisco rifinirle per andare a chiudere proprio tutti i buchini. Poi vediamo anche come lavorare qui negli spazi che abbiamo lasciato vuoti e come lavorare il giro borsa. Intanto ci andiamo a rifinire però il bordo, quindi continuiamo lavorando tutto il bordo a maglia bassa.
Bene, una volta che avremo rifinito tutta la rete, a questo punto possiamo tagliare il filo e andiamo a chiudere con asola di chiusura. Ci andiamo ovviamente ad inserire nel secondo punto, altrimenti facciamo un aumento. A questo punto è arrivato il momento di rifinire il giro borsa, quindi ci prendiamo un pezzo di filo, poi man mano andremo ad utilizzare altri fili ovviamente, andrò a ricoprire tutti i fori che ho qui sul giro borsa. Ovviamente farò delle strisce dritte, quindi riprendendo un pochino la canvas che feci qualche anno fa, mi inserisco nel primo foro disponibile della seconda riga, quindi non questa ma questa, vado a prendere anche il foro che ho già lavorato a maglia bassa, mi inserisco con l'ago dall'interno verso l'esterno, entro nel foro corrispondente, quindi esattamente qui, devo fare delle linee tutte orizzontali, quindi non avrò nessuna difficoltà. Poi entro nel foro successivo sottostante, quindi io sono entrata inizialmente qui, ora entro in questo. Posiziono il cordoncino in questo modo ed entro nel foro corrispondente sull'altro lato. Mi andrò quindi a ricoprire tutto il giro borsa in questo modo. Qui dove non ho lavorato le maglie basse comunque vado a seguire una linea immaginaria, quindi vado a lavorare anche questa zona qui, tralasciando quest'altra che poi lavoreremo successivamente al termine del giro borsa. Quindi procedo lavorando il mio giro borsa in questo modo. Se preferite, siete più esperte e volete sperimentare altre tipologie di lavorazioni, potete farlo tranquillamente. Bene, ho rifinito tutto il mio giro borsa, come potete vedere ho anche rifinito una parte della rete, mi sono lasciata un piccolo pezzo libero per farvi vedere come ho rifinito poi tutti gli spazi vuoti che avevamo lasciato. Ho rifinito anche qui la parte bassa facendo semplicemente delle linee verticali come per il giro borsa, ho comunque bloccato poi tutti i fili e questo è il risultato provvisorio. Sono molto soddisfatta nonostante sia stata una sorta di impresa. Comunque ora voglio mostrarvi come rifinire le parti che abbiamo lasciato libere. Dunque possiamo andare a rifinire queste zone che abbiamo lasciato libere facendo delle linee orizzontali, verticali o oblique, cosa che ho fatto io. In questo modo resterà anche tutto più nascosto perché le linee oblique vanno a rifinire al meglio, ma volendo potete anche continuare il disegno, quindi andare a rifinire del tutto seguendo lo stesso disegno che abbiamo fatto nella parte centrale, oppure fare delle linee orizzontali se vi resta più comodo o delle linee verticali. Io ho preferito fare in questo modo ed ora vi mostro come farlo in modo veramente molto veloce. Mi vado ad inserire esattamente in questo foro qui, quindi l'ultimo che abbiamo lavorato qui nella rifinitura, sarebbe anche il primo punto basso che abbiamo su questo pannello, ovviamente dall'interno verso l'esterno. Mi inserisco in questo modo e andrò a fare delle linee oblique. Conto 1, 2, 3, mi inserisco quindi in questo foro. Non è comunque necessario essere precisi, l'importante è andare a ricoprire al meglio la rete in questo modo. Poi entro nel foro successivo, quindi esattamente in questo, dall'interno verso l'esterno ovviamente. Ed entro ovviamente nel quadratino successivo a quello lavorato precedentemente, quindi questo già l'abbiamo lavorato, entriamo in questo.
E andremo quindi a ricoprire il tutto facendo tutte queste linee oblique fino ad arrivare esattamente in questo punto. Come potete vedere, questo sarà il risultato finale. Quindi andiamo a ricoprire tutta questa parte e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, una volta completato il tutto, questo sarà il risultato finale. A questo punto avremo completato di lavorare tutta la rete, possiamo bloccare tutti i fili che magari abbiamo lasciato in sospeso ed avremo terminato. Bene, a questo punto non ci resta che applicare gli accessori e partiremo dalla parte della chiusura che va applicata sulla patella. Quindi ci stabiliamo il centro e la andiamo ad applicare. Dunque, avendo una patella da 26 cm e mezzo, la posizionerò a circa 13 cm e mezzo, quindi troviamo il centro e dobbiamo semplicemente andare a far passare il bordo della patella all'interno della chiusura. Io mi aiuterò con un cacciavite, così posso mandare al meglio le asole all'interno. Una volta fissata, una volta mandato tutto il bordo dentro, possiamo andare ad avvitare. Bene, una volta fatto questo possiamo andare ad applicare anche l'altra parte della chiusura, quindi possiamo regolarci in questo modo. Andiamo a posizionare l'altra parte della chiusura, chiudiamo e andiamo a stabilire più o meno dove posizionarla. Una volta stabiliti i punti vi basterà mandare le alette all'interno dei fori della rete. Quindi una volta applicata possiamo andare a fissare il tutto con la griglietta. Quindi posizioniamo la griglietta e andiamo a piegare le alette. A questo punto non ci resta che applicare anche i ponticelli e una volta applicati comunque tutti gli accessori potremo andare a foderare. Magari questa parte qui possiamo anche poi rimuoverla per andare a cucire la fodera oppure possiamo girarci intorno come preferite. Bene, ho applicato tutti gli accessori, a questo punto non ci resta che foderare. Vi mostro il mio metodo da principiante del cucito, quindi posizioniamo la rete su un pezzo di tessuto e con un gessetto, una matita andiamo a segnarci tutto il contorno. Una volta fatto questo andiamo a ritagliare il tessuto e lo posizioniamo sopra il nostro pannello. Andremo a fissarlo con degli spilli, ovviamente avremo lasciato un bel po' di margine per andare a ripiegare il tessuto verso l'interno. Qui dove ho la parte della chiusura molto probabilmente la sviterò e la farò passare al di sopra del tessuto. In corrispondenza del giroborsa ho fatto ulteriori tagli per andare a ripiegare al meglio il tessuto. Bene, a questo punto ci armiamo di molta più pazienza di quella che avevamo già all'inizio e andiamo a cucire tutto il tessuto alla rete. Quindi ci andiamo a fissare il filo ed iniziamo a cucire la nostra fodera.
Andremo a cucire ovviamente tutto il bordo, quindi ci rivediamo al termine. Bene, una volta foderato tutto il pannello, questo sarà il risultato. A questo punto non ci resta che assemblare i due laterali, quindi andare a comporre proprio la borsa, ed avremo terminato. Dunque prendiamo un pezzo di filo, qui come potete vedere ho già iniziato a cucire, questo sarà il risultato all'esterno. Quindi ci prendiamo il filo, stesso ago con cui abbiamo lavorato tutta la borsa, e ce lo andiamo a fissare nella asolina che abbiamo proprio in basso all'interno. Quindi mi inserisco in queste asoline interne, vado a fare una sorta di nodino e poi mi porto il filo verso l'esterno. Lo faccio uscire proprio dalla metà catenella di un'asola che si trova qui alla base, in questo modo. Per fissare il filo al meglio lo vado ovviamente a tagliare, lo bruciacchio un pochino. A questo punto inizio a cucire entrando ed uscendo dalle asoline che ho qui lungo tutto il bordo, prendendo solo le metà catenelle esterne. Quindi ora rientro nello stesso punto per fare una doppia passata. Poi vedete, prendo proprio le metà catenelle esterne in questo modo e vado a cucire il mio laterale. Per questi primi punti che sono un po' più larghi mi vanno a coprire più punti sul laterale, entro 2 volte nello stesso punto. Poi continuo cucendo punto per punto, quindi i punti poi corrisponderanno, diciamo che questi qui sono quelli un po' più larghi, quindi mi andavano a coprire 2 punti sul laterale che sono un po' più stretti. Comunque l'importante è cucirlo dritto, quindi io vado a cucire prima questo lato, poi stacco il filo e cucio anche l'altro lato. Ok, arrivata più o meno a questo punto facciamo una doppia passata nell'ultimo punto, io l'ho già fatta, e andiamo semplicemente poi a bloccare il filo all'interno tra le maglie, quindi lo facciamo passare all'interno. Io lo faccio passare proprio in queste asoline interne. Poi taglio il filo e con l'accendino lo vado a bruciacchiare in modo da sigillare il tutto. Ripeterò ovviamente lo stesso procedimento anche per la parte retro. Ed ecco qui, una volta cuciti entrambi i laterali, possiamo andare a chiudere la nostra borsa e possiamo applicare l'ultimo accessorio, ovvero la catenella. Quindi questa in maniera molto semplice la si applica con i moschettoni. Ed ecco qui la nostra borsa su rete preformata pronta per essere indossata. Spero che questo progetto vi sia piaciuto, io sono molto soddisfatta nonostante abbia penato un po' per realizzarla, ma ne è valsa la pena come potete vedere. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e se la realizzerete. Se volete realizzarla anche voi trovate il kit materiali completo sul sito di Tutti a Mano Luisa, trovate il link diretto al sito nel box informazioni qui in basso. Ovviamente sul sito troverete anche diverse dimensioni di rete, perché questa è la versione più grande, ma c'è anche la versione media e la versione mini, quindi magari se volete provare a realizzare una borsa del genere potreste valutare l'idea di prendere la versione più piccola. Magari vi metto tutti i link utili qui nel box informazioni. Mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche oggi, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!